Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Il video di oggi è da ascoltare con molta attenzione perché vi parlo di uno dei segreti più importanti per imparare l'italiano e le lingue in generale. E questo segreto è la costanza. È un segreto vero, ma allo stesso tempo anche falso. E in questo video vi spiego perché. La verità è che abbiamo bisogno di una quantità enorme di ore di esposizione per imparare una lingua e il 99% di coloro che dicono che non ha funzionato è semplicemente perché si sono arresi prima. La prima cosa è iniziare a fare le cose giuste, ascoltare, ripetere, eccetera. Poi però devi continuare a fare queste cose tutti i giorni, per settimane, mesi, anni, e qui subentra la difficoltà. Perché se io ti dico devi avere costanza, ok, sì, lo capisci, è vero, però non ti è di aiuto, perché la costanza in realtà non è in sé una virtù, ma è la conseguenza di un'altra cosa ancora più importante, che è la motivazione. La motivazione non è semplicemente continuare a fare le cose, come è la costanza. La motivazione è quella forza interiore, è quella spinta psicologica che ti spinge a fare le cose, neanche tu sai bene perché, ma senti il bisogno, il desiderio di fare le cose. Dimmi la tua motivazione e io ti saprò dire se avrai successo o no. Ti saprò dire se tu fra 2 mesi starai ancora studiando l'italiano oppure no. Nella vita la motivazione è la cosa più importante. Noi pensiamo sempre di fare le cose con la razionalità. Ci piace pensare che le nostre scelte non siano casuali o istintive, ma siano data driven, come dicono gli americani, cioè siano guidate dai dati e dalla razionalità. Beh, non è così. Addirittura alcuni studi recenti dimostrano che fino al 95% delle nostre azioni e dei nostri comportamenti in realtà sotto quella superficie di razionalità sono guidate dall'istinto, da ragioni psicologiche, da ragioni inconsce che tante volte neanche noi conosciamo bene. E allora se la nostra motivazione è vera, è autentica, riusciremo in quello che stiamo facendo, riusciremo bene, senza sforzo, senza fatica, ma se la nostra motivazione è effimera, cioè effimera vuol dire superficiale, allora faremo magari fuoco e fiamme per una settimana, un mese, 6 mesi, ma poi lasceremo perdere, non riusciremo ad arrivare al risultato. Fare fuoco e fiamme è un'espressione italiana molto bella che significa appunto come un fuoco che divampa e sembra bruciare tutto, poi però si spegne. E sarà stato, come diciamo noi italiani con un'altra bella espressione, sarà stato un fuoco di paglia, cioè quando voi provate a dar fuoco alla paglia si accende molto velocemente e crea una forte fiammata che però poi si consuma subito. E allora ragazzi, il segreto è proprio questo, non dobbiamo concentrarci sulla costanza, dobbiamo concentrarci sulla motivazione e poi è la motivazione che automaticamente porterà la costanza. E chiedo a voi di scrivere nei commenti qual è la vostra motivazione in questo momento per imparare l'italiano. È utile per voi perché per scrivere questo commento dovete fermarvi a pensarci e magari non ci avete mai pensato fino ad oggi in modo razionale. E scrivere la vostra motivazione darà motivazione magari anche agli altri. Vedete, nell'italiano sono un insegnante e vi posso insegnare tante cose, ma nelle altre lingue sono anch'io uno studente e quindi, come diciamo noi in italiano, siamo tutti sulla stessa barca. Io non vi posso dire qual è la vostra motivazione, non vi posso dire qual è o quali sono le motivazioni che funzionano per tutti, perché non esistono, ognuno di noi è diverso. Io ad esempio vi posso dire che ho imparato l'inglese per anni a scuola, a partire dalle scuole medie, la scuola dell'obbligo, fino ad arrivare praticamente all'università.
per più di 10 anni e l'ho studiato nel modo tradizionale, con insegnanti, fra l'altro non madrelingua, e questo è un problema che c'è spesso in Italia, con il metodo classico, tradizionale, quindi grammatica, esercizi, e alla fine, in più di 10 anni, sono arrivato a un livello che era forse un B1, un B2 scarso, e questo è davvero una cosa ridicola, di cui quasi mi vergogno, anche se in realtà non era colpa mia. E la motivazione in questi 10 anni era zero. Poi nel 2009, dopo l'università, sono andato a fare un viaggio a Londra e qui mi è scattato qualcosa nella testa, mi si è acceso un click, si è accesa una lampadina. Mi sono innamorato della lingua, mi è nato il desiderio di impararla veramente, ma di impararla a livello di un madrelingua. Era diventata quasi un'ossessione. Mi ricordo che leggevo tantissimi articoli di neuroscienze addirittura dove si discuteva la possibilità di imparare una lingua a livello di madrelingua e ogni volta che incontravo un articolo che diceva che questo non era possibile, cresceva in me il desiderio di dimostrare che non era vero e ho iniziato a studiare l'inglese autonomamente con il metodo, non posso dire ancora il metodo naturale perché all'epoca non avevo ancora sviluppato un metodo che era diverso da quello scolastico ed era un po' un miscuglio di tutto. Avevo trovato un'app dove imparavo un po' di lessico, un po' di parole, facevo le flashcards, eh, avevo trovato qualcuno per fare un po' di pen pal, quindi scrivevo, ci scrivevamo, facevo anche un po' di studio di grammatica, ascoltavo tantissimo, non vi dico la quantità esagerata di contenuti che ho ascoltato in inglese, le serie, mi ricordo ad esempio la serie di Friends, tutta più di una volta, 10 stagioni, e in 6 mesi sono riuscito ad arrivare da un B1 a un C2, cioè ho fatto in 6 mesi più di quello che avevo fatto in 10 anni. Poi è successo che piano piano quella motivazione è calata, sono subentrate altre cose, gli impegni della vita e ho smesso di imparare l'inglese in modo così attivo. E se faccio un po' di autocritica e mi interrogo sul perché a un certo punto la motivazione è calata e ho smesso di studiarlo con quell'intensità, credo che dipenda soprattutto dal fatto che tutto il mio impegno era artificiale, cioè non avevo mai delle persone e delle occasioni reali in cui usare l'inglese e quindi a un certo punto stavo investendo tantissime energie per imparare qualcosa che poi in realtà non andavo mai a poter usare e forse questo era un po' frustrante e col tempo la motivazione è calata, non di colpo, ma ti trovi a studiarlo sempre meno fino a che non ti accorgi neanche tu e hai smesso di studiarlo. Vi parlo invece adesso della mia esperienza con il tedesco. Questo è molto interessante perché sebbene il mio livello di tedesco attuale sia tornato praticamente quasi allo zero, questo mi ha lasciato una cosa molto importante. Ho iniziato a imparare il tedesco perché io, avendo dei parenti in Germania, degli zii e dei cugini, qualche anno fa dovevano per qualche motivo venire in Italia e io desideravo poter far vedere che ero in grado di parlare con loro in tedesco. E allora qualche mese prima mi ero preso un corso e mi ero messo in testa che volevo imparare il tedesco. La motivazione a pensarci adesso era effettivamente debole perché tu non vai avanti a fare uno sforzo enorme per tanto tempo con questa motivazione e poi in effetti ho mollato. Però vi dicevo che è stata un'esperienza illuminante che mi ha lasciato una cosa molto positiva perché è stata la prima volta in cui sono veramente venuto a contatto con il metodo naturale. Infatti ricordo che avevo trovato questa serie di DVD che adesso credo siano fuori produzione, dove c'era praticamente
questa classe con, ricordo ancora il maestro Petar, c'era la bidella Rosa, il cestino parlante Körbchen, c'erano i bambini e a partire dalla prima lezione era tutto totalmente parlato in tedesco con cose semplicissime. Io ricordo che il maestro Peter entrava e diceva Hallo e poi andava via e diceva Tschüss e poi rientrava e diceva di nuovo Hallo e poi andava via e diceva Tschüss. Ricordo che c'era la scenetta, entrava la bidella e diceva Hallo, ich bin Rosa. E il bambino rispondeva Hallo, ich bin Theo. Poi si girava e andava via. Tschüss. E il bambino rispondeva Tschüss. E tu capivi esattamente cosa stavano dicendo e immagazzinavi. E io, ascoltando queste lezioni, mezz'oretta tutte le mattine per 2 o 3 mesi, ero arrivato alla fine di questi 2 o 3 mesi ad avere immagazzinato più di 1 migliaio di parole in tedesco e parecchie frasi che io sapevo dire, parecchi modi di esprimermi, ovviamente semplici, sarò stato probabilmente un A2, neanche un B1, però sufficiente per fare la mia bella figura quando sono venuti i miei parenti della Germania e per dire qualche cosina. Questo è il metodo naturale, che non funziona se tu vuoi partire da cose troppo difficili per te, ma per partire da zero col metodo naturale bisogna proprio partire da zero. Io avevo fatto così col tedesco, ero partito da Tschüss, Hallo, ich bin Rosa, wie heißt du, da queste cose molto semplici. E poi gradualmente nelle lezioni successive si espandeva ed ero arrivato a frasi molto più complesse. È chiaro che se tu parti da contenuti che sono troppo difficili per te, ad esempio se trovi questo video di YouTube con me che sto parlando in italiano e tu non sei nemmeno un livello B1, è frustrante perché non capisci nemmeno un terzo di quello che sto dicendo. Infatti questi video, almeno questi specifici, poi farò anche delle playlist per principianti, ma questi specifici sono pensati per chi già è almeno un B1, B2 e capisce il 70-80% di quello che sto dicendo e servono per migliorare ulteriormente. Quindi il metodo naturale è fantastico, ma va anche capito e va usato nel modo giusto. Però chiudiamo parentesi, non è questo l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il tema della motivazione. E a questo punto la domanda più importante è, ok, ma allora questa motivazione, se io ce l'ho bene, ma se non ce l'ho, o se mi rendo conto che la mia motivazione effettivamente è debole, non mi può portare al successo nel lungo termine. La domanda è possibile fare qualcosa? È possibile lavorare sulla motivazione per trovare motivazioni più efficienti, per coltivare la motivazione? Io credo di sì e in questa seconda parte vado a condividere con voi la mia esperienza e ripeto, mi farebbe davvero molto piacere se voi su questo tema voleste condividere nei commenti la vostra esperienza. Dunque, io di base penso questo, credo che la motivazione debba essere istintiva, prima di tutto, cioè credo che le motivazioni create razionalmente a tavolino nel lungo termine non funzionino. Però credo anche che la motivazione, anche quando nasce in modo istintivo, è come una fiamma, cioè va alimentata nel tempo. Tu con la motivazione che nasce istintiva dentro di te, quindi che nasce non dalla mente ma nasce dal cuore, una motivazione psicologica, se tu vai ad alimentare questa fiamma, a farla crescere, a coltivarla nel tempo, avrai successo perché questa motivazione ti produrrà la costanza di cui hai bisogno nel tuo studio. Se invece la lasci spegnere, come probabilmente magari l'ho lasciata spegnere io con l'inglese, senza neanche accorgerti, poi questo fuoco si spegne e poi riaccenderlo da zero, riaccenderlo da capo costa più fatica che mantenerlo acceso. E allora la nuova domanda che dobbiamo porci è, ok, ma come fare a mantenere accesa questa fiamma? Cos'è che può alimentare questa fiamma? Secondo me, proprio per le cose che vi ho raccontato, un segreto importante per mantenere la motivazione è quello di non isolarsi, cioè
Le lingue sono fatte per essere parlate, sono fatte per essere condivise, per creare occasioni di socialità. Noi spesso, e mi ci metto anch'io dentro questa categoria, specialmente io e molti di noi che siamo degli introversi e quindi magari ci mettiamo a studiare una lingua per 2 anni da soli senza quasi mai parlare con persone reali in quella lingua. Ebbene, questo alla lunga stanca perché la lingua va usata. Dobbiamo andare a cercare dei modi e ci sono questi modi, specialmente oggi con internet, ci sono tante possibilità che una volta non c'erano e dobbiamo trovare un modo per comunicare, per usare davvero questa lingua. Perché usare la lingua non è semplicemente studiarla per 2 anni, sognando magari di fare quel viaggio che vogliamo fare in Italia e poi faccio il mio viaggio, uso la lingua per quei 3 o 4 giorni, mi tolgo lo sfizio di far vedere che so un po' parlare l'italiano e poi però torno di nuovo, finita la vacanza, a isolarmi. Per avere la motivazione forte, la lingua deve essere uno strumento che noi usiamo. Dobbiamo usarla con gli altri, non dobbiamo isolarci, dobbiamo creare un gruppo, creare una comunità, creare o trovare, perché ovviamente non è che possiamo metterci a creare gruppi, associazioni, non è semplice. Però oggi con internet possiamo magari andare a vedere se, ad esempio, nella nostra città esiste, non lo so, invento un gruppo degli amici dell'italiano, un gruppo di appassionati dell'Italia. Spesso fra le varie nazioni ci sono queste associazioni che poi, attenzione, anche rispetto a quello che ho detto prima, sul tedesco che ho perso o sull'inglese che non ho più studiato attivamente, attenzione, apro e chiudo una parentesi perché non è strettamente il tema di oggi, ma visto che ne abbiamo parlato è molto importante. Non è grave, non è un dramma, cioè studiare una lingua, poi passare ad altro, perderla per un certo periodo, non è una cosa grave, non è la fine del mondo, perché l'apprendimento è così, va a onde. Tu non puoi sempre ricordare tutto perché non c'è solo l'italiano, perché ci sono tante cose che dobbiamo fare e c'è allora magari il periodo in cui lo studi attivamente e sei molto forte in quella lingua, poi magari per 1 anno o 2 hai altro da fare, ma quando tu torni hai l'impressione di essertelo dimenticato tutto, ma il cervello ricorda, il cervello fortunatamente dà l'impressione di dimenticarsi perché è progettato per vivere nel momento e per escludere le informazioni che non sono utili in quel momento, ma le informazioni in realtà sotto, sedimentate, ci sono ancora e tu se hai studiato l'italiano per 1 anno o 2, poi ci metti davvero poco a rispolverarlo. Ed effettivamente anch'io, e mi è capitato questo, mi è capitato realmente, ad esempio, sono stato a Londra, io prima, per 2 o 3 settimane, mi sono rimesso a rispolverare il mio inglese e sono arrivato lì che il mio inglese era salito molto di livello rispetto a 3 settimane prima, ma perché ovviamente prima c'era qualcosa sedimentato, apparentemente l'avevo dimenticato, non del tutto, ma in parte, ma poi l'ho rispolverato molto velocemente. Tant'è vero che poi questa forse è una cosa che è curiosa, è divertente e sarà capitata anche a voi se imparate le lingue. Che quando poi sono atterrato in Italia dopo qualche giorno a Londra, all'aeroporto mi trovavo quasi spiazzato a parlare in italiano, cioè mi veniva da rispondere alle persone in inglese e questa è una cosa che mi è capitata più volte. Quindi in sostanza la mia esperienza nel mio piccolo è questa. Imparare le lingue richiede una esposizione enorme, non una fatica enorme, ma un'esposizione enorme, questo sì. Io vedo che la maggior parte di quelli che dicono ah non sono riuscito, ah il metodo non funziona, poi vai a vedere e scopri che hanno fatto magari 20 ore, 30 ore
sono pochissime 20-30 ore. Per imparare una lingua devi farne centinaia, migliaia di ore di ascolto, non si contano le ore di esposizione alla lingua per acquisire veramente una lingua. E quindi ovviamente è fondamentale avere la costanza e la costanza non c'è se non c'è la motivazione. E la motivazione dobbiamo trovarla, dobbiamo coltivarla, farla crescere. E quindi ragazzi, spero che questo video abbia dato anche a voi qualche spunto anche per riflettere, fermarvi e dire ok, Manuel mi ha dato uno spunto interessante oggi, mi fermo e penso qual è la mia motivazione. E davvero, ripeto, scrivetelo nei commenti perché interessa a me saperlo, ma credo che davvero sia un esercizio utile per voi e per tutti quelli che stanno guardando e che poi ascoltano e leggono i commenti. Quindi ragazzi, anche per oggi vi saluto, spero che questo video sia stato interessante e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché così avete sempre questi video a portata di mano. Vi saluto e alla prossima!